Eh. La gente comincia a mandarmi un po' di cose diverse a cui neanche sono abituato, quindi spero di riuscire sempre a risolvere i problemi. Allora, che roba è questa roba qua? Un proiettore. Cos'è? Huawei? Sì. No. Non lo so. Mi Smart Compact proiettore. Non dice il marchio effettivo, adesso non. Vabbè. Dovrebbe essere Huawei o Xiaomi, no. Non lo so. Comunque, questo proiettore qua è stato inviato perché non hanno usato l'alimentatore suo. Ok? Alimentatore 19 volt, 3,42 ampere, ma non l'hanno usato. Gli hanno infilato su un altro tipo di alimentatore e hanno bruciato qualcosa. Ok? Hanno fatto qualcosa di sbagliato. Ok? E adesso l'unica cosa che fa, dice, è mostrare uno schermo verde, non lo so, o qualcosa di simile. Vediamo un po' la scheda. Scheda d'entrata. Allora, il proiettore si accende ma non va alla schermata Mi, fa una schermata verde e dopo poco si spegne. Su vari forum ho letto che potrebbe essere un chip, non ho riprovato a ripararlo perché non sono in grado, vabbè. Però è stato quantomeno aperto perché ho trovato la placca in questo stato qua, ok, aperta perlomeno. Allora, vediamo. Abbiamo due viti qua e altre 4 viti qua e possibilmente magari tutto il blocco se ne viene fuori. Vediamo. Vediamo. Allora, ok, questa è una piccola placchetta. Ah, ok, c'è un filo qui. Le viti sono tutte uguali, quindi ottimo. Sono contento. Almeno non devo ricordarmi 500 cose. Ecco un'altra chiamata, scusate. Ale, un'altra console Xbox Serie X che è arrivata in riparazione. Vieni fuori? No, non viene fuori. Devo smontare anche queste due viti? Non lo so. Proviamo. Vedremo, magari ci faccio un video su quella. Non ho molte serie X, mi pare, a cui ci ho fatto video. Non sono console che normalmente sono di queste zone. Va molto di più PlayStation, quindi chiaramente. Allora, ora estrarre questa roba qua, non ne ho la più pallida idea di come. Allora, c'è questa cosa qua. Eh, Mamma mia, com'è complicato, ragazzi. Forse c'è qualcosa anche da questo lato qua. Allora, è probabile che mi andrò a vedere qualche video tutorial prima di fare danni, ok? Se ci sono dei video tutorial. Se no, scoprirete insieme a me come si fa. Allora, abbiamo questo cavetto qua. Lo possiamo anche togliere, visto che ci siamo. Perché no? Però questo cavetto qua è messo dentro qua. Quindi lo togliamo da qui. Perché sembra che questo sia di qualcosa altro. Ok, abbiamo la ventolina. Yeah, qualcosa viene via. Ok.
Molto bene. La ventolina è tolta. Poi abbiamo questa cosa qua, che è del pulsante superiore. Beh, potrebbe anche starsene lì, sinceramente. Non dà fastidio. Non c'è nient'altro all'interno che dà fastidio, quindi potrebbe anche andare bene. Poi c'è questo blocco qua. Ma questo blocco qua è quello della lente. Sì, ci sono le clip dall'altro lato e eventualmente potrebbe esserci anche qualche cosa nascosta, c'è qualche vite nascosta, quindi se ci riusciamo con un cacciavite più lungo di questo, però eccolo qua, andiamo a staccarci tutte le clip, ecco, almeno quelle che vediamo, e vediamo cosa c'è da quest'altro lato. Sembra che sto per rompere tutto, ma invece non è così. Però abbiamo questo piccolo cosino qua. Ok, magari questo era quello che impediva di togliere tutto. Sì, eccolo qua. Eh, piano piano. Voilà. Ok, adesso si fa interessante. Allora abbiamo questo con un grosso connettore qui e questo connettore qua da staccare, quindi stacchiamo questo e stacchiamo quest'altro qua in qualche modo, vediamo come. Ok, e c'è questo enorme cavo flat, credo sarà un'impresa rimetterlo insieme. Ecco qua, questo è il gruppo lente, chiamiamolo così, gruppo lente a posto. E qua sono i componenti principali. Antenna, antenna, antenna e connettore. Riesco a togliere questo connettore, c'ha la clip di sicurezza, ecco fatto. Ok, e queste sono le casse speaker. Ok, ora non ne ho la più pallida idea, potrebbe essere qua il chip. Allora, qui c'è l'ingresso e qua io già vedo qualcosa di sbagliato, ovvero vedo un segno, un piccolo segno tipo esplosione. E quello lì, signori miei, secondo me è un diodo di protezione contro sopravoltaggi e inversione di voltaggio che ha fatto boom, secondo me. Vedete il marchio qua? Si vede? Attorno? Qua? Che è caldo? Che
che ha preso una bruciacchiata? Secondo me questo qua è il problema. Anzitutto. Dopo non lo so. Allora, proviamo a vedere un attimo il riferimento, no? Allora, hanno detto il chip si chiama TCA0372. Dov'è questo chip? Lasciatemi vedere un attimo ad occhio nudo. Non è da questo lato della scheda e non vedo niente neanche su questo lato qua. Niente che riporti queste scritte almeno. Quindi va bene. Per il momento facciamo le nostre cose di base, no? Quelle che conosciamo. Andiamo a misurare questo qui. Modalità diodo. Allora, qua risulta linea aperta. Se io inverto i puntali, ok, sembra a posto, non è in cortocircuito. No, fa 0.47. Il che va benissimo per un diodo. Quindi non è lui il nostro problema, nonostante abbia preso un attimino di colpo. Però, qual è il nostro responsabile allora? L'ho trovato. È qua sulla scheda della lente. È proprio qua in angolino in fondo, eccolo qua. È pure difficile da arrivarci, Cioè, mamma mia com'è complicato questo proiettore. Ah, allora vediamo come cavolo posso aprire questo connettore. Grazie, molto gentile. Allora, bene, eccolo qua. Quindi là non c'è nulla. Questo qui, dicono, è il chip video, brevemente parlando, ok? Che è responsabile appunto del controllo dell'immagine, e se esplode mostra un'immagine verde o comunque non mostra nessuna immagine o roba del genere. Il problema qual è? Che a me piacerebbe testarlo, ma non ha condensatori attorno. Magari dire, sapete, facciamo una misurazione in diodo, vediamo se c'è qualche cortocircuito sui condensatori che ci sono attorno. No, non c'è niente, ci sono solo resistenze e quindi è un po' difficile. Vediamo, mettiamoci sulla massa qua. Ok, siamo ancora in modalità diodo e vediamo. Qua ci sono un paio di condensatori. No, questo fa 52. Togliamo il bip. Questo fa anche 52. 61, test point, 61, 48, 61, 53, 60, 55, 56, avevo già misurato, 75, no, cioè proprio non ci sono evidenti segni. Allora, qua abbiamo una OL, Open Line, questa è 0, potrebbe essere la massa. Ah, qua c'è un altro 0, qua c'è un altro OL, 61, 61, 61, 60, OL di nuovo, 0 di nuovo, 0 di nuovo, OL, no, ci sono troppi zeri ragazzi, e troppi OL. Andiamo a vedere il datasheet. Andiamo a vedere il datasheet di questo qua, del chip. Allora, ci sono 1, 2, 3, 4 e 5 che, ok, sono non connessi. Va bene. E dopo? Input e output. Ok. Possiamo andare a vedere questo. Però voglio lo zoom. Ok. Allora, abbiamo... Vediamo cosa ci abbiamo.
Allora, il pin numero 1 è VCC, quindi è corrente in ingresso. Il pin numero 2 è output. Quindi vediamo un po'. Allora, il pin numero 1 avevamo detto siamo a posto, fa 0.52. Il pin numero 2 fa 0,56. Bene, poi c'è NC non connesso, va bene. Poi abbiamo due punti di massa, pin numero 4 e pin numero 5 sono massa. Il pin numero 6 non connesso, va bene. Il pin numero 7 è un input, il pin numero 8 è un input, il pin numero 9 è un input, pin numero 10 è anche questo un input. Dopo abbiamo non connesso, poi abbiamo 12 e 13 che sono massa, ok, e ci siamo. Pin numero 14 non connesso, il pin numero 15 non connesso, il pin numero 16 è un output e fa 0,55. Oh ragazzi, a me non sembra che sia... perché abbiamo il numero 2 è un output e fa 0,55 e il numero 16 è un output e fa 0,55. Non vedo motivo di cambiarlo. Io potrei anche ordinarlo e cambiarlo, ma perché? Non vedo motivo io per cambiarlo. Non mi dà, cioè non è in cortocircuito o che qualche linea è strana, tipo l'output 1 e l'output 2 sono due valori diversi che mi fa pensare ok, si è difettato il chip, eccetera. Anche gli ingressi, vediamo, qui abbiamo 0.61 e 0.61, di qua 0.61, questo è 0.60. No, questo è l'unico che immagino debbano essere identici. Ok, forse effettivamente questo input, il pin numero 10, non funziona molto bene. Possiamo staccare, sotto non c'è nulla, quindi ok. No, devo tenere la scheda fuori dal banco. Voi non potrete vedere, ma non posso farci nulla. Quindi tolgo il chip e vediamo i valori che ci sono direttamente sulla scheda. O potrei fare anche così. 138 gradi. Magari è una scheda un po' sensibile al calore e sensibile anche nel senso che dissipa molto calore, perché io la vedo spessa, cioè ragazzi è spessa, saranno 2 mm buoni di scheda, grossa così potrebbe addirittura dissipare molto calore, quindi vado con saldatura a bassa temperatura. Così poi mi basta una soffiata d'aria calda e questo scioglie via tutto, cioè scivola via letteralmente. Ok, aria calda, 450 gradi, dirigiamo il getto d'aria lontano dal connettore. Mi avvicino un po' giusto per voi. Ecco qua, una cavolata. Così la scheda non sia neanche stressata. Avrà sì e no raggiunto 80 gradi.
Puliamo, treccina, togliamo lo stagno, che adesso non serve più. Ottimo. Ora andiamo a vedere. Possiamo controllare sia direttamente sul chip, ok, con le gambine, sia sulla scheda. Quindi faremo entrambe. Teniamoci il datasheet aperto. Perdonate se voi non lo potete vedere, ma questione anche di privacy. Il discorso è che mi fa vedere l'intero browser, perché ce l'ho aperto su internet, mi fa vedere tutte le cronologie, tutte le robe mie personali. Preferirei evitare di diffondere mie informazioni personali. E quindi, allora, abbiamo questi due che sono la massa 4 e 5, ok? Quindi andiamo a vedere gli input rispetto alla massa. Qui abbiamo 61, qui abbiamo 61, qui abbiamo 61 e anche qui abbiamo 61. E qui abbiamo 52 e l'output abbiamo 55 di qua e 55 di qua. Adesso risulta tutto perfetto. Boh. Puliamo dal flussante perché sennò non riusciamo a fare buon contatto con le piazzole. Ok, adesso sulla massa andiamo a controllare. Allora, VCC non abbiamo niente. Come mai non abbiamo niente? Strano. Allora, questo output fa 2,83. Ok, questa è chiaramente la massa, vabbè. Input OL, input 2,59, 2,34, 1,83. E la Madonna, tutti diversi qua. E l'output qua 2,83. Quindi gli output sono uguali, ma gli input sono completamente diversi. E non c'è VCC, il che è strano. Di solito VCC è sempre presente perché ci sono cosa che c'è, tipo questi, i piccoli transistor, i piccoli mosfettini che forniscono energia e che chiaramente hanno il loro valore di resistenza di diodo rispetto alla massa. Vediamo, questo si collega qua, sì, ok, quindi questo è il test pad, test point per la VCC. E dove mi va a finire? Mi va a finire su qua? No. Il punto è che la scheda è pure nera. E si fa fatica a vedere. Andiamo sotto il microscopio.
Che succede? Microscopio? Ah, ok. Per qualche motivo aveva deciso di fermarsi, di bloccarsi. Allora, si fa una fatica bestia a vedere su queste schede, vedete, tutto nero, non si capisce nulla. Allora, adesso un pochino. Allora, viene BCC, fa questo percorso qua, sembra, passa sul test pad, passa su questo condensatore, probabilmente anche su questo. Lo confermiamo. Sì. E poi se ne va su una via qua e va dall'altra parte o da un'altra parte, in una qualsiasi altra parte della scheda. E dove potrebbe andare? Più o meno qui? Il problema è come cavolo faccio io a capire se effettivamente viene qui oppure no. Allora, vediamo un attimo. Qualche condensatore in giro qui. Se c'è qualche cosa in cortocircuito strano. No, questi qua sono tutti a posto. Sarebbe anche bello avere degli schemi, tra l'altro. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po'. Allora, il test point finisce lì. Ah, questa è questa. Eccola qua. Mi finisce qua. Scommettiamo? E infatti ho L. Ho L e mi finisce qui su questa resistenza. Di qua ho 0,63. Di qua invece non ho nulla. Che valore abbiamo su questa resistenza? $47 kg, sembra adeguata, è un valore piuttosto comune. Sì, 47 kg. Vediamo qua che valore di diodo abbiamo. 2,34, di qua 0,15 e di qua non abbiamo niente. Ok, vediamo se abbiamo un valore direttamente così. No. Di qua OL, open, open, così, open. Di qua praticamente 2,34, ma è alto come valore. Di qua abbiamo 0,44 adesso. Oh no, perché comunque ok. E invece così 2,34 e 2,61 quando sono invertiti. E se fosse questo difettoso? Che non porta corrente al chip video e il chip video funziona male? Potrebbe anche essere. P34? Sì. P34. Magari ce n'è da un'altra parte? Sì, sembra di sì. Questo cos'è? Un P34. Ok, possiamo fare delle misure comparative con questo.
Ok, vediamo in questa che misura abbiamo. 0,44 come l'altro. Qua abbiamo 2,4 come l'altro. Va bene. Se invertiamo abbiamo open, qui abbiamo open, di qua abbiamo 2,4 e se invertiamo abbiamo 2,6. No, è uguale, a meno che questo non è andato, ma no, sembra a posto, sembra a posto. eh... ripeto, io posso sempre anche cambiare il chip come hanno detto, come potrei anche adesso risaldarlo e provare a... che roba è quella? Sporcizia. Potrei anche provare a risaldarlo, vedere se cambia qualcosa, se riprende a funzionare oppure no, perché magari è solo una questione così, momentanea, una questione di software. Che ha portato un attimo un'anomalia quando è stato utilizzato chiaramente l'alimentatore sbagliato, perché hanno utilizzato, allora l'alimentatore suo è 19 volt, però hanno utilizzato un alimentatore 24 volt. Non è così grande differenza 5 volt, ovvio, può essere lo stesso, cioè basta anche magari 1 o 2 volt in più per fare danni, ma potrebbe anche essere a postissimo. Andiamo un attimo, ok, lo riassembliamo, risalgo il chip, riassemblo, faccio qualche test, vediamo se cambia qualcosa, perché da misurazioni di norma dovrebbe saltare fuori all'occhio qualcosa, no? E qua l'unica anomalia non è sul chip stesso, ma è sugli ingressi, cioè i 4 ingressi hanno tutti e 4 valori diversi, mentre il chip è perfettamente sano, cioè lo reputo io perfettamente sano, se no avrei visto qualcosa di strano, tipo qualche valore strano, cosa che non ho visto qui, quindi secondo me è a posto. Va bene, poche ciance. Stoppo qui, saldo, riassemblo e vediamo cosa succede. Ok, ho riassemblato un po' il necessario, ho lasciato fuori le antenne e il coso qua, gli speaker che immagino siano tutte cose del tutto opzionali, non necessarie al momento. Bene, allora proviamo a collegare l'alimentatore. Questa spina qua, ok. Giusto per curiosità, controlliamo il voltaggio. Magari, cos'è? Positivo? Boh, sarà positivo interno, immagino. Sì, ok, abbiamo 19 volt. Va bene. Allora, infiliamo. Si è accesa la lucina. Ok. E chiaramente adesso non è che vi posso far vedere le immagini, però proverò a vedere. Mi sa che il pulsante di accensione è un po' fuori posto, a meno che non si tratta di un pulsante touch, ma non credo. Non dà l'idea che sia un pulsante touch. Aspettate un attimo che tolgo la ventola, vediamo cosa succede. Ah sì, ci ho messo la vite qua. No, vabbè, ha fatto clic il pannello frontale, niente di male, ma preferivo lasciarlo aperto.
Ecco fatto. Ora fa clic. Rimettiamo. Anche la vitarella. Fatto. Il cavetto della ventolina. Il cavetto per l'accensione. Bene. Ripetiamo. Allora. Bene, abbiamo la lucina. Si spegne la lucina. Abbiamo acceso. È partita la ventola. La sento io. Ah, ok. Ecco. Schermo verde. Si vede? Vedete la luce verde? Schermo verde. Effettivamente sì. Fa lo schermo verde. E adesso si è spento. E basta, e si spegnerà. E si spegne. Niente. Non fa nient'altro. Cosa facciamo? Perché il chip video non sembrava avere nulla. Può essere lo stesso difettoso, ma non saprei. Possiamo anche eventualmente provare a vedere se ehm, arriva corrente, arriva tensione su quella linea là. Ok? Quindi possiamo togliere. Togliamo questi. Smontiamo di nuovo. Lo teniamo a cielo aperto. Completamente smontato, senza il case. E vediamo cosa succede. Però aspettate, devo riaprire il case qua. La copertura frontale, madonna. Sembra quasi sempre che si rompe tutto. Purtroppo è fatto così. Ok. Io voglio solo vedere dov'era il... Ah, dall'altro lato. Cioè proprio davanti davanti. Ok. Ah, aspettate. Devo per forza togliere questo qui. Ecco qua. Perché la corrente dovrebbe arrivare qua, dovrei vederla da qua. Allora. E dovrei anche riuscire a tirare fuori il pulsantino se voglio continuare a vedere. O posso eventualmente fare una cosa di questo genere. È un caos, ma non ho molte alternative. Allora, la ventolina la possiamo mettere qua e il pulsantino ce lo possiamo collegare senza doverlo staccare dal case. Vediamo un po'. Ok. Spero che questo non sia necessario, ma glielo possiamo lo stesso collegare. Immagino che questa sia perché c'è una piccola telecamerina qua davanti. Immagino che questa rileva le immagini, ok? E il fuoco dell'immagine, così si autoregola da sola in base alla distanza, eccetera. È una cosa carina anche. Allora, stavo dicendo. Allora, misurare. Per misurare io devo arrivare di qua. Eccolo qua, questo è il punto che devo misurare. Quindi io dovrei tenere la cosa così, volante. Ce la faccio? Sembra di sì. Ok. Quindi, non fate quello che faccio io. Se mi vedete fare questo, non fatelo voi. Ok. Allora, la lucina si è accesa. La ventola non fa nulla. In stand by, ok, perfetto.
Adesso siamo in voltaggio. Che voltaggio abbiamo qui? Abbiamo 0, va bene. Se noi accendiamo, aspettiamo la luce. Ok. No, io non ho voltaggio qui. Vedete, c'è la luce verde, ma qui non ho voltaggio io. Non ho assolutamente voltaggio, non ho VCC. E adesso si è spento. Che io abbia trovato il problema? Può essere, perché se non c'è VCC, chiaramente il chip non si accende. E se il chip non si accende, viva il Signore, non può funzionare. Giusto? Ripetiamo. Questo sono sicuro che è la massa e questo sono sicuro che è il positivo. Ok, è acceso ma non c'è nulla qua. Zero. Zero assoluto. Ah, aspetta. Qui abbiamo 18 volt. Ok. Ok. Aspetta, aspetta. Sì, questo dovrebbe essere un piccolo transistor che controlla. Qui abbiamo 19 volt. Sempre, costanti. Va bene. Nel momento in cui si accende e fa la luce verde, dovrebbe esserci del voltaggio qui. Abbiamo un volt qui. Che va su e giù però. E questo dovrebbe far passare, questo dovrebbe essere il gate che fa aprire per far arrivare la corrente qui. Quindi è rotto questo? Potrebbe, potrebbe. Stiamo facendo dei passi avanti. Allora, cosa possiamo fare qua? Eh, mm, Potremmo cambiarlo. Non so se ha qualche validità. Poi anche questo magari, se questo è difettoso, mi va a isolare qualche altra zona che non va bene. Eh, allora, andiamo in modalità diodo. Ho detto io, se non gli arriva la corrente, non può funzionare. Allora, modalità diodo. Avevamo detto che questo qua ha 0.15, mentre questo qua che abbiamo misurato prima cos'ha? Ha 0,42, vedete? Il gate è troppo basso. Quindi potenzialmente o c'è un problema con questo piccolo transistor qua, oppure c'è un problema con quello che controlla il transistor. Ok, stiamo procedendo. Perché se io adesso prendo e gli metto... no, perché sarebbe in costante voltaggio, no? Cioè se io prendo e faccio così, metto un ponte, in modo che gli arrivano sempre 19 volt, potrebbe non essere giusto perché lo stesso magari richiede una tensione più bassa, magari 15 volt, e quindi il transistor, oltre che fornire voltaggio, fornisce anche un voltaggio ridotto in caso di bisogno, capito? Quindi viene controllato tramite il gate di aprirsi quel tanto che basta da passare, da far passare esattamente il voltaggio che serve. Possiamo anche andare a vedere nel datasheet, Il datasheet dice che VCC dovrebbe funzionare con... Allora, supply voltage from VCC to VEE dovrebbe essere massimo 40 volt. Quindi va bene che ci siano 19 volt. Ma andava anche bene che c'erano quei 24 volt allora. Solo che il transistor probabilmente non è progettato per accettare questo voltaggio. E quindi ecco perché si è rotto un pochino. Ok, facciamo così. Andiamo di stagno a bassa fusione. Siamo scollegati.
possiamo lavorare anche così. Andiamo di stagno a bassa fusione, ok? Così facciamo prima. Ah, mi piacciono queste riparazioni. Mi piace perché questo mette alla prova anche tutte le altre esperienze, ok? Lavorando su console, ok, si acquisiscono molte esperienze, ma lavorando su molte tipologie di elettronica si acquisiscono decisamente molte più esperienze. Ok, adesso il transistor è venuto via anche senza l'aria calda. Wow, fantastico. Stagno bassa fusione, love forever. Ok, abbiamo pulito anche la zona. Gli diamo una passatina con l'alcol isopropilico, così. Perfetto. Adesso prendiamo le nostre sonde di nuovo, modalità diodo. Ok, cosa ci abbiamo nel gate? 0.15. Quindi non è il transistor che ha un problema, ma è ciò che controlla il transistor che ha un problema. Allora, qui abbiamo una resistenza e la resistenza sarà da 0 ohm, perché vedo o al massimo da 10 o da 100. Infatti è da 0 ohm. Ok, cosa controlla questo transistor qui? Che cosa controlla quel transistor lì? Perché sono sicuro che una volta che abbiamo scoperto questo, torna tutto a funzionare senza dover andare a prendere il chip video. L'amplificatore, perché è un amplificatore alla fine. In resistenza abbiamo 240 ohm. L'altro qui abbiamo 15 kilo ohm. Quindi è qualcosa di mezzo esploso. Adesso mi tocca riaprire tutto perché qua non ho idea di dove vada a finire. Allora, potrei andare in continuità, però devo abbassare la soglia. A 1 ohm. La soglia di bip. Perché allora suona solo ed esclusivamente. Beh, adesso se metto il bip. Suona solo ed esclusivamente se c'è letteralmente contatto. Se io invece vado da qui fino a qui e non c'è 0 ohm, non suona. Perché di solito i multimetri sono impostati per suonare al di sotto dei 50 ohm. Ma io voglio scoprire il passaggio diretto. Quindi mi piazzo qua e vediamo qual è il chip che controlla questo transistor qui. Potrebbe essere dall'altro lato, ma io spero che sia da questo, sinceramente. Magari un transistor porta all'altro transistor? Può anche essere, eh. Alcune volte lo fanno. No, qui non c'è nient'altro, c'è solo questo chip qua. Quindi tutto il resto è dall'altra parte, vabbè, e devo per forza smontare la scheda di nuovo. Ok, ci vediamo quando ho trovato il posto giusto. Sapete cosa faccio adesso per curiosità? Perché io sono curioso. Ci collego l'alimentazione e vado a vedermi il voltaggio sull'altro. Ok? Per conferma, giusto per capire quale voltaggio serve al gate di questo transistor. Perché qui abbiamo sempre la presenza di 19 volt costanti. Sembrerebbe che qua no, questa sarà una linea secondaria che si accenderà quando serve. Però magari mi dà un indizio. Allora, accendiamo. Qui che voltaggio abbiamo? Wow, 19 volt. E 19 volt. Cioè, entrambi i posti hanno 19 volt.
Qui abbiamo 5 volt e 5 volt. Eh? Quindi entrambi i punti hanno 19 volt. Però questo qui... Ah no, adesso anche questo c'ha 19 volt continui? Quindi è veramente solo questo transistor che non funziona? Sarebbe il massimo. Proviamo a risaldarlo. Magari per colpo di fortuna funziona? Non credo, però. Mai dire mai. La cosa strana è che abbiamo voltaggio su entrambe e la prima volta non mi mostrava 19 volt, mi mostrava 0 oppure 1 volt, 0 volt, 0,5 e continuava a saltare qua e là. Non era stabile. Allora, adesso vediamo. Noi colleghiamo questo e facciamo una prova. Allora, qui abbiamo 19 volt costanti. Sull'altro piedino adesso abbiamo 19 volt. Ma guarda te che strano. E qua non abbiamo niente. E se io accendo? Ok, qui abbiamo comunque 0. 19. 19. Abbiamo ancora schermo verde. Ma perché questo chiaramente è a 0. Dovrebbe esserci voltaggio in uscita. Devo andarmi a vedere un po' il datasheet di questo cipettino qua allora, di questo transistor. Magari mi dà una mano. Perché come ho detto, la linea lì è VCC. Lo posso anche confermare di nuovo. Il pin numero 1 è là e se io tocco il pin numero 1 e tocco la piccola gambina lì del transistor qui, io mi vado a vedere 0 esattamente. Vogliamo sentire in continuità? Eccola qua. E a me serve VCC lì, a me mi serve voltaggio lì. Perché non c'è voltaggio? Perché chiaramente quel transistor lì non sta funzionando a dovere. Ma che tipo di transistor è? Abbiamo detto che era un P34, mi pare. Vediamo con il microscopio di nuovo. Allora, eccolo qua. Sì, P34. Vediamo. Torno subito. Allora, ho fatto un attimo qualche ricerca. Questo qui è un transistor NPN, ok? E la cosa si fa ancora più strana perché effettivamente funziona. E andando a testarlo come normale transistor, diamo polarità alla base in senso negativo, il transistor comincia a fare conduzione, quindi il transistor funziona. E qui allora abbiamo eh, emettitore, base e collettore. Ok? Se non sbaglio. Aspettate che controllo. Sì, il pin numero 1 è l'emettitore, il pin numero 2 è la base e il pin numero 3 è il collettore. Ok?
Quindi sì. Numero 1, numero 2, numero 3. E ho provato anche a staccare questo qua. Eccolo qua. Giusto per conferma, eh. E anche questo mi dà la stessa cosa. Se io vado con voltaggio negativo sulla base, cioè qui, e quindi qui, ok, il transistor fa passare il voltaggio da qua a qua, ok? Però questo qua non va mai a, a zero, non va mai a voltaggio negativo. E quindi non fa mai passare da qui a qui, come neanche questo sinceramente, quindi neanche l'altro sopra, che dovrebbe far passare 5 volte in quel caso, perché è su una linea da 5 volte. Quindi questo è l'ingresso, questa è l'uscita e questa è la base che dovrebbe essere controllata, ok? Da qualcosa. Ok, adesso ci siamo. Però il problema è che qui la base è sempre attiva, è sempre in status 1, non in status 0, per permettere al transistor di chiudersi e di far passare la corrente. Ok, abbiamo approfondito l'argomento. Ora, solita storia, che cavolo è? Il succo è sempre quello. Che cavolo c'è che non fa partire il transistor? Perché sono sicuro che se io gli vado a mettere a massa il transistor qua, secondo me può anche andare a partire. Allora, risaldiamo, perché abbiamo capito che non sono questi transistor qua, ok? C'è qualcos'altro che impedisce il loro funzionamento. Ok, fatto. L'altro sopra. Vediamo come l'ho saldato senza il microscopio. Ma devo dire anche bene. Mancava solo quel tocco di flussante. Ok, allora, entrambe funzionano. Il problema è che appunto qui c'è sempre voltaggio. Sulla base, la base è questa. Adesso non è riferito a questo qui, questo non ce ne frega niente. Credo, dovrebbe essere così. Quindi se noi facciamo così, ritorniamo sul discorso del voltaggio. E su questa zona qua. Ok, così vedete anche voi. Allora, sono in voltaggio, no? Ok, sono in modalità voltaggio, voglio vedere il voltaggio che c'è qui. Ok? Come vedete qua è 19. Va bene. Quindi è attivo. Mentre di qua abbiamo 19. Ok? Questa perché questa è la linea in ingresso. Va bene? E questa dovrebbe essere la linea in uscita e infatti non abbiamo voltaggio. Se noi facciamo così, accendiamo. Allora, qui abbiamo sempre 19. Qui dovremmo avere 0 volt per avere accesso qui, per avere voltaggio qui. E se io proviamo, se io faccio così, gli vado a mettere in cortocircuito questo qua, 19 volt, ok, riproviamo ad accendere di nuovo, mettendo in cortocircuito la base, ok, 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 adesso abbiamo 18, quel volt, no, rimani lì. Io ho sempre lo schermo verde.
al momento. Magari fa qualcosa di più? No, si spegne. Immagino che magari è perché ho... riproviamo velocemente. Allora, adesso abbiamo voltaggio. Rimani fermo lì, grazie. Immobili. No, niente, schermo verde uguale. Avete visto come è sceso il voltaggio? Da 19.1, 19.2 è sceso fino a 18,6, 18,5 anche. Dopo vi mostrerò perché è successo questo. Però ecco, osservate questo dettaglio e pensateci su perché il voltaggio crolla quando il dispositivo tenta di accendersi. Abbiamo sempre schermo verde e poi si spegne. Allora, non gli arriva la corrente, il transistor non si accende. Non credo che sia il chip video, ripeto, perché chiaro, se non viene alimentato non ha senso, ovviamente. Magari è la stessa cosa che controlla anche l'altro chip e ci servono, perché questo qua controlla i 5 volt, ok? Qua ci sono 5 volt, qui ci sono 5 volt, cioè l'ingresso è questo, ci sono sempre i 5 volt appena si accende, ma non arrivano 5 volt altrove, no? Qua dovrebbe uscire 5 volt e non esce nulla. Quindi magari non si attiva il resto perché sulla scheda gli mancano i 5 volt e quindi, oh mamma mia, come si fa complicata la storia. Niente, ritorno a stoppare il video e riprenderò quando avrò novità. Ah, game over. Ah, game over. Ho trovato il responsabile. Adesso ve lo faccio vedere. Non so neanche se sia un componente sostituibile questo. Però si vede chiaramente che è esploso. Allora, microscopio. Ta 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 ta. Eccolo qua. Lo vedete? Bruciato. Già. Guardate. È letteralmente staccato. Cioè, il piedino è letteralmente staccato. Wow. Cioè, si è fuso a morte e si è letteralmente rotto. Wow. Ok. E... come ho detto, allora intanto sono andato a vedermi qua, ci sono delle... un attimo, torno sopra, ok, che vi faccio vedere. Qua c'era una sorta di schermo, ok, schermatura, qui eccola qua, ok. E ho tolto la schermatura e c'è tutta sta roba sotto qua, no? Ok? E allora io sono andato un po' a controllare in giro, ci sono un po' di induttori eccetera qua e là e ho notato questo induttore qua, ok? Questo mi mostra letteralmente 0,8 ohm, il che è stranissimo, ok? Questo dovrebbe essere una linea di corrente, ok? Per qualcosa, infatti è la linea di corrente per questo. E niente, è passato direttamente, questo qua è esploso e senza di questo il resto del proiettore non funziona. Quindi, si può trovare? Non ne ho idea. Di che cos'è? È della Texas Instrument. Magari è un chip non programmato, è solo una cosa, è un controller generale di alimentazione che controlla l'alimentazione? Non ne ho la più pallida idea. È sostituibile? Non ne ho la più pallida idea. Ma questo ci insegna una cosa: mai andare a mettere cavi a caso di alimentazione a cose che non si sa che cosa siano. Già.
ci sono scritti i voltaggi, sulle plastiche di norma ci sono scritti tutti i voltaggi. Questo infatti c'aveva scritto 19 volt, ma hanno voluto utilizzare un alimentatore da 25-24 volt. E vabbè, pazienza. Game over, non si può fare nulla al momento. Magari si può trovare una scheda di ricambio, ma cosa mi costerà? Magari mi costa 100-150 euro sta scheda? Non ha senso, cioè è un... Questo qua, ok, è un proiettore da 300-400 euro, però si sa, no? Non è il massimo spenderci tanto. E a questo punto il cliente ho già informato, ha rinunciato alla riparazione, mi ha detto tienitelo pure, a me se si riusciva a riparare bene, se no pazienza, ne comprerò un altro. E infatti è così. Va bene. Ah, fail. Questa qua non è andata una riparazione a buon fine. Vabbè, non sempre è riparabile, non sempre tutte le cose sono riparabili. Non ci possiamo fare nulla. Però, cosa posso dire? E... Oh, magari me ne arriva un altro fra 10 anni di questi qua che ha bisogno di questo chip qua. O non lo so. Ehm, è plausibile, è possibile, tutto è possibile. E quindi ecco, insomma, ragazzi, niente, peccato, non ci si può fare niente. Ma anche se non ci si può fare niente, spero che comunque qualcosa abbiate imparato, io di sicuro, ok? Perché anche scoprire queste cose qua è bello, cioè è importante lo stesso. Dici, non si può riparare, vabbè, non ha importanza, l'esperienza è sempre fatta. Almeno abbiamo imparato cose, abbiamo cercato di sistemare, abbiamo visto che effettivamente abbiamo confermato che questo non c'entrava proprio niente, era tutt'altro il problema, e che qualcos'altro era esploso. Siamo andati a tracciarlo finché non l'abbiamo trovato. Eh? Ecco, e niente. Ragazzi, se vi è piaciuto comunque lasciate un like, lasciate sotto un commento se desiderate, magari avete qualche informazione in più, o magari avete un proiettore uguale e vi serve questo chip, ve lo do anche, non ho un problema. Va bene, ci vediamo nel prossimo video. Like, iscrivetevi, commentate e ciao!